Lo scopo di questa seconda parte, con un saluto da Paolo Angelucci di Fisicomputer, è quello di analizzare in maniera dettagliata ma molto veloce le caratteristiche avanzate del software di gestione della funzione laser LTS60. Adesso andremo a vedere in dettaglio tutto, diciamo così, l'impianto della tastiera. La tastiera è formata soprattutto da una serie di tasti funzione che permettono di fare le scelte, da una serie di frecce che consentono di muoversi soprattutto per quanto riguarda il settaggio del laser, il classico tasto return di accettazione, una tastiera numerica che in questo caso ha la funzione di settare i punti estremi dell'area di intervento e i soliti tasti funzione start, stop, regolazione inferiore o superiore e il canale di scelta della regolazione. Adesso andiamo a vedere in dettaglio come funziona il software partendo dall'accensione della macchina. Come avete visto nelle precedenti edizioni di presentazione, questo apparato ha una chiave di accensione per la sicurezza. All'accensione il sistema svolge un check interno e per alcuni secondi, finché non arriva questo menu, non è ovviamente parametrizzabile. Qui abbiamo sostanzialmente 4 scelte iniziali. La calibrazione è riservata alla parte tecnica, continuo i parametri e soprattutto i protocolli preimpostati. Quindi la prima cosa da fare in genere è andare sui protocolli preimpostati. Si sceglie quello interesse, quindi diciamo andiamo su un'artrosi cervicale, un classico, e scegliamo l'artrosi cervicale. A questo punto ci sono una serie di parametri già settati per l'artrosi cervicale. In genere il parametro che può essere modificato più frequentemente è il tempo di applicazione. Tramite questo parametro e il più e il meno si setta il tempo di applicazione e dopodiché si conferma con il tasto return classico. Adesso rimane da settare l'area di intervento. Per far questo si va sulla funzione scanning e qui da questo punto di vista si setta, si accende il laser. A questo punto appare un puntino rosso che voi non potete vedere e questo puntino rosso si può spostare con le frecce sull'area di interesse. Le frecce che stanno sotto questo pezzo che vedete, si setta il puntino. Con il tasto 1 si setta l'angolo inferiore sinistro, con il tasto 9 si setta l'angolo superiore destro e a quel punto è tutto pronto per dare lo start. E come se potete sentire, a questo punto il tutto effettua la scansione, parte il tempo e l'area interessata viene percorsa da un fascio di luce rosso, chiaramente che fluttua su tutta l'area alla frequenza richiesta. C'è la possibilità sempre ovviamente di interrompere il trattamento con il tasto stop e questa è l'estrema semplicità di funzionamento del nostro laser. Ovviamente tutti i parametri che vedete settati nei protocolli preimpostati sono modificabili, però in genere, visto che ci sono anni di lavoro dietro questo, non si usa. È chiaro che l'esperienza in alcuni casi particolari può suggerire dei cambiamenti e, come ho già detto prima, soprattutto nel tempo di trattamento. Semplicità, potenza e soprattutto solidità e durata sono le caratteristiche di questa macchina. A voi l'opportunità anche di vederla dal vivo.